Oggi mi trovo in Repubblica Dominicana, precisamente in zona Bavaro, 2 passi da Punta Cana, la famosa Punta Cana. Vicino a me Giuseppe Stamegna, italiano doc, che da circa 10 anni vive qui e ha aperto la sua pizzeria napoletana, che tra poco appunto vedete anche dalle immagini. Ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, intanto Giuseppe, raccontaci come ti è venuta l'idea dall'Italia in questi ultimi 10 anni di trasferirti qui. Insomma, sono molto curioso, io lo so perché me l'hai raccontato prima, ma sicuramente i nostri follower e qualcuno magari sta anche pensando di trasferirsi all'estero, in questo caso chissà anche qui in Repubblica Dominicana. Raccontaci appunto come hai fatto. La mia esperienza, parlare della mia esperienza, è stato che in un certo momento in Italia si è arrivato a un limite che io personalmente non potevo più tollerare quella situazione italiana, che io ora la vivo da esterno, però in tutto modo vedo che è peggiorata, e quindi avendo l'occasione... Sì, ecco, ci troviamo, per chi magari sta vedendo il video, che è passato un po' di tempo, ma in questo momento ci troviamo al 5 di gennaio 2022 e quindi chiaramente conoscete benissimo l'attuale situazione italiana di questo momento, che non mi dilungo a dire, dico solo che sono senza parole. Quindi peggiorate ma di gran lunga. Peggiorate. E quindi io avevo un amico che stava da 20 anni qua e lui sempre mi aveva detto vieni a mettere una pizzeria lì, là si vive bene. A quel punto, dopo tanti Scusa, anni... in Italia avevi una tua pizzeria o lavoravi come pizzaiolo? No, avevo 3 pizzerie in Italia, precisamente a Cassino, sì. In tutti i punti strategici sotto all'università di Cassino. Quindi, però poi quando... Quindi non è che ti mancava il lavoro o altro, assolutamente, no. Perché 3 pizzerie più in punti strategici. No, però si è arrivato a un punto che io una alla volta ho dovuto chiudere, perché chi praticava e quindi frequentava l'università, che era il popolo medio italiano, stava scomparendo e è scomparso, e quindi in quel modo, se prima si mangiava una pizza, poi si portavano il panino da casa, proprio per economizzare, perché molti facevano i pendolari, perché poi venivano tutti dalla zona di Napoli e zone limitrofe, e quindi in quel momento io ho cominciato a perdere un po' di terreno. Poi davo da mangiare ai professori, i professori pagavano con un buono che aveva un valore, però te lo potevano pagare se stavi in regola con le tasse. Cioè, addirittura anche così, addirittura. Una strategia così, che a quel punto là io... Cose che non sapevo neanche io. No, e alcune volte io presentavo i documenti e me lo facevano scadere, li dovevo ripresentare di nuovo perché non pagavano. A quel punto là dico no, è stato un limite. Io ho deciso insieme con mia moglie e con la mia famiglia, perché io ho 3 ragazzi che non vivono in Italia. Non vivono qui in Repubblica Dominicana? Vive qui in Repubblica Dominicana perché fa un altro lavoro, fa la cantante nell'hotel. Gli altri 2 stanno a Dublino, quindi in Irlanda, e uno fa il pizzaiolo e l'altro fa la manager nello stesso locale. Chissà quanta gente mi è venuto in mente in questo momento, magari anche i tuoi colleghi pizzaioli, ma anche persone che vorrebbero approcciarsi a questo mestiere, che ci stanno seguendo, stanno pensando le stesse cose che tu hai pensato 10 anni fa e si rivedono in te, dicendo anch'io mi trovo in una situazione in questo momento così e me ne voglio andare. Te lo dico anche perché quasi ogni giorno mi contattano persone che vorrebbero andare via dall'Italia e ci chiamano per prima fare un corso, quindi prepararsi per poi andare in varie parti del mondo dove ancora si può stare, non dico liberi del tutto perché la situazione mondiale è quella che è, ma meglio sicuramente dell'Italia a livello di restrizioni, sicuro. Sicuro. Alcune volte non bisogna nemmeno guardare l'età, perché io mi sono messo in gioco a 50 anni. Questa è un'altra cosa importante che dico sempre: non c'è un'età proprio per poter ricominciare, no. Non c'è. Tu a quanti anni ti sei rimesso in gioco? 50. Lui si è rimesso in gioco a 50 anni. 50 anni, ho ricominciato da capo, ho montato una pizzeria a 1 chilometro da qui. Scusa, ecco, ripercorriamo. Quindi a un certo punto hai detto chiudo tutto, hai chiuso tutte le pizzerie? L'ultima pizzeria che ho chiuso l'ho smontata di sana pianta, che non l'ho venduta, e me la sono portata qua.
addirittura? intera. Come è fatto, con un container? Un container da Napoli, è partita MSC, non vi posso mai Sì, dimenticare questa sì. esperienza. È partita e l'ho scaricata qui e l'ho montata qui. Io ho ancora alcuni pezzi di quella vecchia pizzeria e tengo ancora in cucina. Ecco, però scusami, prima ancora di questo, tu sei arrivato qui, hai dovuto trovare una casa, ecco, ripercorriamo da lì perché le persone magari curiose vogliono anche sapere, quindi sei venuto qui, non avevi la pizzeria, non avevi No, un no, lavoro, no, niente, no. possiamo capire questi Da passaggi? zero, da zero, sì, sono venuto qua. Dove, direttamente qui a Bavaro? Allora no, io sono venuto e mi ha ospitato questo mio amico che mi ha insistito sempre di venire qui in Repubblica Dominicana. Ho fatto indagini di mercato dove era migliore aprire una pizzeria, prima in Santo Domingo, quindi nella capitale dove ci stanno 5 milioni di Quindi prima abitanti. ti sei fatto una bella indagine un po' in tutta la Secondo- Repubblica. prima che E mi quanto è tra- durata, scusa, questa indagine? Prima che mi trasferivo, definitivamente sono venuto 4 volte qui Ah. in Repubblica, sì, perché Andata e ritorno, andata e ritorno. andata e Sì. ritorno, andata e ritorno, perché devi studiare un po' la zona. Poi quando sono venuto qui ho dato una mezza parola a un locale dove ho aperto poi effettivamente, lui mi ha aspettato e che tuttavia oggi abbiamo rapporti di amicizia, perché tambiene con la moglie, e ho aperto la pizzeria là. Quando me la sono smontata, Dove, in quale zona? sempre Bavaro, a 1 chilometro da qui, a 1 chilometro, si chiama Plaza. Era un locale vuoto? Un locale vuoto, erano 110 metri quadrati, più grandi di questo. Sì, E sei partito da lì con questa nuova avventura direttamente. Dopo quanto tempo che hai deciso di lasciare l'Italia hai fatto questo? nel giro di quando sono venuto l'ultima volta, io ho parlato con la mia famiglia e nel giro io sono venuto qui a febbraio, a giugno siamo venuti qua. Anche perché avevo dato una mezza parola al locale, se no lo perdevo il locale. Sì. Era un Con tutta locale- la famiglia proprio. Tutta la famiglia, sì. La casa in Italia l'hai disdetta allora a questo punto, anche Tutta in quella? Italia, qua avevo già affittato un'altra casa. Ecco. Chiaro, devi avere sempre una base d'appoggio, perché sennò se sei solo, poi anche quando sono venuto da solo mi appoggiavo in un albergo, però quando Certo. vieni con la famiglia devi tenere una casa di appoggio. Ho trovato casa qui vicino, nella zona, in quest'area qui. Ancora è quella di 10 anni fa o poi nelle... No, l'ho cambiata 5 anni fa. Come hai trovato la casa? No, qui sono case buone e devi che pagare. Oddio, però se facciamo Qualcuno si domanda, io te lo dico perché ho avuto ieri una conversazione telefonica con una persona che anche lui sta pensando di andare o qui o da un'altra parte, comunque mi ha contattato e lui non lo pensava, però parlando appunto con lui, confrontandosi, ridevamo sul fatto che molti credono che ci sono posti come questo, che non è vero, ma nemmeno è la Thailandia, perché qualcuno crede vado là, vivo con $300 al mese, è assolutamente falso, completamente. Quindi sfatiamo questo mito che esistono posti, forse esistono che io non li conosco, ma sicuramente questo non è la Repubblica Dominicana, ma nemmeno lo è la Thailandia. E premetto, a meno che non vivi in un sacco a pelo, in una baracca, in condizioni di questo tipo, senza aria condizionata, quindi lasciando perdere queste condizioni qui, per vivere in maniera non di lusso ma normalmente, non sono queste chiaramente le cifre, ma No, ce no. le spieghi meglio tu. Sì, no, a parte, perché qui in Repubblica Dominicana, se tu vai nel pueblo e quindi stai dentro una sola stanza, Ma il pueblo è un qualcosa che chi non è mai stato qui è tipo il barrio, il famoso barrio, c'è barrio, posti esatto. dove vivono i dominicani che però sono nati e cresciuti qui per, ecco, bravo. c'hanno il bagno fuori, è una turca. Ecco, non per denigrare, ma non è cose Non è a cui per- un italiano vabbè. ci è abituato. Quindi è vero che loro magari vivono con $200 al mese, ma in loro sì. condizioni di questo tipo, Loro sì. Quindi quando vi raccontano queste cose non credeteci, a meno che non fate una vita che oltretutto non ho visto nessun italiano vivere lì al pueblo. Io non ce l'ho visti. Nessun europeo può vivere là, soltanto i dominicani, perché sono abituati a questo tipo di... Appunto. L'europeo, qui se vuoi vivere all'europeo... Tipo favelas per intenderci, se non la conoscete guardate dei documentari sulle forse- favelas, ma siamo su questi livelli qui. Un grado in più della favela, Ecco, un ma grado in siamo più. lì, Siamo là. siamo lì. Io qua se Invece devi- tu chiaramente da europeo, da italiano hai preso una casa più adatta a un italiano e Quindi quindi se vuoi vivere all'europea devi pensare che i prezzi sono un poco più cari rispetto all'Italia, perché è tutta roba quindi non importata. più economici, No. ma più cari. Puoi trovare un Anche po'- della casa, quindi. No, la casa si trova un po' più economica, perché per esempio in Italia
non so ne affitti quando sai 500 euro, 600 Dipende euro. dalla grandezza, dalle zone, delle città. Con 500-600 $ prendi una bella casa. Bella. Bella casa. 500-600 $. Bella casa, è veramente bella casa. Io ho affittato a 600 $, tenevo due camere. Che ancora è questa? No. Però sempre più o meno su queste cifre dove stai Sì, più o sì, meno? io dove sto no, pago un po' di più, però sono a 3 camere. Ecco, grande. Grande. Aria condizionata, Aria tutto. condizionata, tutto. Tengo la piscina, so a 50 Tua metri, personale? No, piscina Comunque del condominio. residence, ecco, ottimo. Una cosa molto importante da qui, che non bisogna dimenticare, è che l'acqua, poi manca l'acqua. Ecco, in che senso? Spiega bene. L'acqua del bottiglione, perché l'acqua non è purificata e quindi tutti i residenziali hanno dei filtri che l'acqua viene purificata, però è buona per lavarsi, per cucinare, ma non per bere. Ok. Ora stanno pensando di mettere l'acquedotto, di fare la linea, cioè tante cose che uno sa che deve sapere. Assolutamente, assolutamente. Mi segui? Non è che è tutto facile. No, io ti ho voluto interrompere per sfatare dei miti che non esistono, quindi fandonie che girano come per tante altre cose. Qua si vive bene perché vieni a lavorare, se sei un professionista lavori, devi lavorare seriamente, perché qua non è vero che Dio dice vado a lavorare, no, i miracoli non si fanno in nessun lato. La mia fortuna è stata che io sono pizzero, mia moglie è cuoca, quindi abbiamo iniziato da soli, con l'aiuto della solo famiglia. voi due e qualcuno. Sì, eravamo professionalmente preparati perché noi giriamo, Certo. noi sappiamo la cucina, facciamo questo da 30 anni, quindi sappiamo la cucina come i problemi che tiene e li risolviamo perché li sappiamo risolvere, Certo. cose che loro non sanno risolvere, e si mantiene la pizzeria, il ristorante si mantiene perché noi siamo professionisti. Sappiamo che i tempi della cucina, i tempi della pizzeria, sappiamo come andare a prendere le materie prime che non facile mancare. Qui sotto Natale, sotto quando è temporata alta, se tu vai a dei ristoranti che non sono italiani, non è il mio, ti dico non è il mio, mi fatta questo, mi manca questo, mi manca, perché invece a noi, grazie a Dio, è raro che manca qualcosa. Senti, Però, qualcuno mi chiede anche, perché non tutti hanno la possibilità come te di poter rilevare o comunque farsi una sua attività in proprio, non tutti, però vogliono comunque andare fuori dall'Italia a vivere. Consiglieresti la Repubblica Dominicana a chi comunque vuol venire lo stesso ma da dipendente? Da dipendente è un problema, perché se uno tiene presente lo stipendio domenicano, stiamo parlando di $200 al mese. Però a un italiano pagano di più oppure rimarrebbe sempre la stessa? A un italiano possono pagare, in linea di massa possono pagare intorno ai $600. A un pizzaiolo parliamo, quindi. Un pizzaiolo, però deve essere, perché è un'inversione che fa la pizzeria sulla persona. Un investimento? Sì, un investimento che fa la pizzeria sulla persona. Poi chiaramente se ha delle responsabilità delle cose e poi si mette in gioco anche lui, io penso che poi nel finale può arrivare anche a $1000. Però negli anni, cioè se qua tu vieni qua, no. Ecco. Però negli anni può arrivare che c'è una responsabilità. Io quindi diciamo molti allora staranno in questo momento sorridendo chi non può chiaramente fare l'imprenditore qui dire allora non ci vado perché a questa cifra sto in Italia, rimango più meglio della Repubblica Dominicana, a parte il clima che qua sta sempre estate. Sì. Ci sono dei posti meglio che pagano meglio, che io dico sempre, i miei figli stanno fuori, vivono in Irlanda, guadagnano bene, però spendono pure. Una stanza la pagano $700-800 euro. Certo. Quindi questo è tutto proporzionato. Lo dico sempre anch'io, tutto proporzionato. Quindi nel finale tu dici ma io guadagno $200, però io parlo per loro, è proporzionato. È chiaro, se non puoi non ti metti a fare il lusso o lo stralusso, è chiaro che assolutamente, capito? Certo. Chi uno viene qua e dice mi voglio imbarcare in questa esperienza, che comunque la cosa migliore è fare l'imprenditore se uno può, quindi chiaro, fare l'imprenditore è meglio, però uno deve tenere pure la possibilità. Chi non tiene possibilità può venire in Repubblica Dominicana, si può appoggiare a un amico se c'è un amico e non paga molto di affitto a iniziare. Nei casi in cui fa il dipendente. Qui sono venuti molti italiani che non avevano casa, non avevano niente, non sapevano manco parlare inglese, si sono messi, sono stati ospitati dagli amici,
Mo dopo 4-5 anni si trovano in realtà, hanno messo un'agenzia che vende e affitta case, il ragazzo adesso parla inglese anche, si è imparato il spagnolo perché giustamente per quasi la prima lingua è fondamentale. Spagnolo, certo. Quindi nel finale bisogna vedere come tu vieni e con quale mentalità vieni. Se vieni con la mentalità di vado là e vado a fare i soldi, no. Perché lo puoi fare se fai l'imprenditore, questo, fai sacrifici. E fai sacrifici, però ecco. Noi Natale, Capodanno siamo sempre sul posto di lavoro, soprattutto in temporata alta, che adesso è iniziata il 15 dicembre e finisce alla settimana della Pasqua. Noi non vediamo giorno di riposo, e almeno io e mia moglie, perché poi loro devono rispettare il turno di riposo. Io e mia moglie non facciamo giorni di riposo, quindi stiamo parlando di 6 mesi senza riposare, quindi per noi è un sacrificio. Certo. Non abbiamo più 20 anni come si dice una volta, però ti tieni in forma, in forma, però è sacrificato. Chi vive di questo lavoro sa che è un lavoro sacrificato. Senti, il bilancio di questi ultimi 10 anni di Repubblica Dominicana. Beh, ci sono stati alti e bassi, per farsi un nome prima, perché nessuno ti conosce. Ricordiamo il nome della tua pizzeria. Bella Napoli, è un marchio registrato, in realtà si chiama Bella Napoli Italian Food and Taste. Ecco, perché solo Bella Napoli non si può registrare, perché ce ne sono tante nel mondo. Questa è la registrazione ufficiale della Repubblica Dominicana, marchio registrato. E ho visto, e abbiamo visto appunto anche nel video, che fai anche produzione di dolci e gelati. Noi abbiamo un laboratorio al lato, qui a 50 metri dalla pizzeria, facciamo i gelati. Chi li fa? C'hai un dominicano oppure? Che ha addestrato una ragazza e li fa lei, però con la supervisione sua. Quindi tuo figlio abita qui con te? No, sta in Irlanda, però lui c'ha la supervisione perché si fanno le videochiamate, e quindi supervisione, no, questo gelato non deve mettere questo, esatto, sì. Vedi oggi come si può lavorare anche dall'altra parte del mondo qui, che gli spiega. Viene, deve venire, verrà, pensa. Però lui lo supervisiona in questo modo. E poi abbiamo un pasticcere che è dominicano, però ha avuto molte esperienze in Italia perché ha lavorato in una pasticceria italiana a Napoli, quindi conosce molti prodotti napoletani e li fa abbastanza bene. No, con la qualità italiana, perché la qualità italiana manca la materia prima italiana, che qua non si incontra. Certo. Però fa un buon prodotto, non possiamo dire che è mal prodotto. Quindi comunque abbiamo sentito le parole di Giuseppe, 10 anni qui di attività sua in proprio qui in Repubblica Dominicana, in una località molto conosciuta che è Bavaro, a 2 passi da Punta Cana, e devo dire, va bene che poi l'attività sta andando appunto alla grande, va bene tutto, però ciò che conta, credo, tra le scelte, quando si fa una scelta di vita, è quella della qualità della vita, non solo i soldi, ma è quello. Quindi io penso che se uno decide di trasferirsi fuori dall'Italia deve farlo non solo pensando vado lì perché poi guadagno più soldi, può essere così, può essere anche di no, però lo deve fare secondo me perché dice voglio cambiare stile di vita. Tu che ne pensi? Sì. Se deve cambiare stile di vita, sì. Io penso che anche questo era uno dei motivi per cui tu l'hai voluto fare. Sì, e in primis uno dice viene in Repubblica Dominicana, deve pensare che viene nei Caraibi, perché non è una zona caraibica. Qua, infatti. C'è sole sotto l'anno, io non ci sono cambi di stagione, freddo, caldo, no, qua si vive sempre allo stesso modo. Io metto un pantaloncino corto e sto bene, vado alla spiaggia se voglio andare alla spiaggia. Questo è uno stile di vita, una scelta di vita. Ci sono dei momenti di temporata, tipo per esempio maggio, giugno, luglio, che fa molto caldo, un caldo secco, un caldo umido. Certo. Però compensa poi adesso. In Italia sta la neve, qua andiamo a fare il bagno, certo. Cioè, andiamo a mare. Quindi uno deve vedere se gli piace molto il mare. A mia moglie, a me piace il mare, mia moglie sta sempre a mare. La mattina prima di venire a lavorare si fa una passeggiata che è bene, fa bene a lei, alla salute soprattutto. Respira iodio che fa bene alla salute sicuramente, e intraprende la giornata in un'altra maniera. Certo. Dipende uno come la vuole. Io penso che in qualsiasi parte del mondo che oggi si va, i soldi non diventi ricco, a meno che ti dia un colpo di fortuna e ti inventi qualche cosa che. Però puoi vivere bene. In Italia, con tutte le pizzerie si lavorava, io non vivevo bene, vivevo sempre con problemi e allora a quel punto là non mi è convenuto. Punto, e si è fatta la scelta.
è una cosa che molti in questo momento, appunto come dicevo prima, si stanno rivedendo in te, però attualmente nelle condizioni che sono ancora in Italia e si sono stufati di una serie di cose che non sto a dire, le conoscete tutti. Questo è un esempio che ho voluto fare di un'altra intervista fatta qui in Repubblica Dominicana di quello che si può fare se siete pizzaioli, quindi potete non solo lavorare in Italia ma poter anche decidere di intraprendere una carriera anche all'estero. In questo caso appunto da imprenditore si può fare chiaramente anche da dipendente qui con stipendi chiaramente completamente diversi, ma all'estero ci sono anche altri posti dove gli stipendi sono anche molto più alti, quindi è solamente una scelta di vita oltretutto. Se avete delle domande contattateci al nostro sito, entrate dentro e poi compilate il form e potete fare qualsiasi domanda anche di trasferimento dopo che avete fatto il corso con noi all'estero, anche qui in Repubblica Dominicana, dove facciamo appunto anche corsi anche qui. Quindi per il momento vi salutiamo, io ringrazio Giuseppe. Ciao, in bocca al lupo a tutti. Ciao a tutti, un saluto dalla Repubblica Dominicana e a tutti i nostri follower in Italia e sparsi per il mondo. Ciao a tutti. Ciao.